Bentornati nel vasto e intricato paesaggio dell'emotività umana che raccontiamo ogni giorno su Segreti Turchi. È l'unico angolo del web in cui non ci accontentiamo delle copertine patinate. Qui scaviamo fino alle fondamenta del mito, per cogliere le scosse che cambiano gli equilibri del mondo dello spettacolo. Oggi torniamo su una storia che ha ipnotizzato il pubblico non solo per l'alchimia vista sul set, ma per le ombre lunghe che continuano a proiettare lontano dalla macchina da presa. Rientriamo nell'orbita magnetica dove si incrociano, si evitano e forse si chiamano ancora Cemre Arda e Gökberk YLDRM. Proprio quando il riflettore sembrava pronto a fermarsi su Cemre, un eco dal passato, una voce che non ha bisogno di presentazioni, pare aver intercettato la linea. Prima di smontare questa trama in cui ambizioni professionali e memorie personali si incastrano come ingranaggi invisibili, assicuratevi di essere iscritti. Abbiamo bisogno di una community forte. E per chi desidera analisi che vadano oltre i pochi caratteri di un post, il pulsante è già in mieli per voi. Siete voi a rendere possibile un lavoro attento e profondo, il tempo necessario per sciogliere nodi che nessuno ha voglia di affrontare. Esaminiamo il minuto esatto in cui il passato ha alzato la cornetta per dettare il futuro. Il tempismo, cinematografico o spietatamente calcolato, non poteva essere più d'impatto. La stampa di settore aveva appena finito di esultare per l'annuncio del rientro di Cemre Arda sullo schermo. Dopo mesi di silenzio monastico, una parentesi di rigenerazione lontana dal rumore, Cemre era pronta a indossare una nuova pelle in una serie che prometteva il suo ritorno definitivo. Tutto puntava a a una dichiarazione di indipendenza artistica. Eppure, a poche ore da quelle prime pagine ancora fresche, il racconto è stato sequestrato. Un sussurro ha iniziato a strisciare fuori dagli uffici di produzione, partendo da voci ben piantate nella macchina della nuova serie. Quelle voci parlavano di un fatto inatteso, quasi spettrale. Un produttore di altissimo livello avrebbe ricevuto una comunicazione capace di cambiare la pressione atmosferica dell'intero progetto. Un avvertimento elegante, cortese, ma irrimediabilmente fermo, arrivato al telefono con un timbro talmente noto da non aver bisogno di name tag. Il contenuto, travestito da premura, suonava così: non voglio vederla in una storia che ricalchi gli echi di ciò che abbiamo già dato. Questa volta, i suoi confini emotivi e fisici devono essere inviolabili. Nel resoconto ufficiale nessuno ha scritto il nome del chiamante, ma lo showbiz vive di segreti di Pulcinella. Il consenso tacito degli addetti ai lavori ha puntato un dito senza tremare. Quella voce, secondo molti, apparteneva a Gökberk YLDRM. La deduzione, se vera, era una miccia. Implicava che, nonostante la distanza e il tempo, Gökberk sentisse ancora il bisogno, o il diritto, di architettare i perimetri professionali di Cemre. La diceria non si è limitata a circolare, è mutata in incendio nei feed, dividendo l'enorme diaspora del loro fandom in due schieramenti. Da una parte, chi vestiva questo gesto con i colori della protezione romantica, convinti che Gökberk volesse soltanto difendere una storia condivisa, evitando che ciò che avevano creato venisse ridotto a imitazione. Dall'altra, chi intravedeva tonalità più scure, un tentativo di scavalcare l'autonomia di una donna che aveva faticato per riprendersi il timone della propria narrazione. Cemre ha il diritto di brillare sotto il suo sole, senza l'eclissi del passato, ha scritto un commentatore molto seguito, dando voce a chi sosteneva che fosse stata oltrepassata una linea sottile. Nel vortice, Cemre ha mantenuto un silenzio granitico, fino a quando un'intervista registrata per un programma del mattino non ha incrinato la diga. Alla domanda, posta con guanti di velluto, sugli influssi esterni nella sua carriera, la sua risposta è stata un esercizio di intensità trattenuta. Non posso governare le navi altrui, né deviare i venti delle loro parole, ha detto, con voce ferma e uno sguardo attraversato da nostalgia e rigore. Desidero solo abitare storie che facciano vibrare il mio sangue. Il resto è un paesaggio che non controllo. Nessun fango, ma un'affermazione d'autonomia più affilata di qualsiasi replica. Nel frattempo, a Gökberk è toccato un agguato più artigianale nel parcheggio di uno studio. Assediato da microfoni affamati di frase a effetto,
ha risposto con un'eleganza che sfiorava l'enigma. Con un mezzo sorriso, quasi malinconico, ha detto: dove c'è rispetto vero, non ci sono ombre. Ciò che è vissuto o finito appartiene agli archivi. Frase bella, poetica, ma incapace di spegnere il fuoco del sospetto. Se tutto è archiviato, perché mai, secondo i rumor, quell'archivio avrebbe squillato? Eccoci al cuore etico di questo melodramma, e qui entra in gioco la famiglia di segreti turchi. Dove il confine tra la premura verso una persona che un tempo hai amato e l'interferenza nel suo percorso professionale? La presunta telefonata di Gökberk è figlia di un sentimento di cura o di una possessività che non vuole morire? Domanda sottile, risposte ancora più sottili. Fermate il video, scrivete la vostra tesi nei commenti e, se siete tra i nostri membri Jain, sappiate che le vostre opinioni saranno lette per prime. Le voci, da vaporose, hanno preso forma tra i corridoi del nuovo 7 dicembre. Chi ha assistito alla prima lettura del copione parla di un clima spesso, quasi solido. L'aria si sarebbe ghiacciata quando uno dei produttori ha ricevuto un messaggio a scena in corso. Il suo volto, raccontano, si è incrinato in modo tellurico e lui si è subito alzato per rispondere in corridoio. Il brusio tra gli attori è nato immediato, è lui. Deve essere il fantasma nella macchina. E non è rimasto un affare di chiamate. I media hanno iniziato a ricamare con dettagli fin troppo precisi sull'impatto di questa ombra sul casting. La ricerca del nuovo protagonista accanto a Cemre si sarebbe complicata per ragioni non artistiche ma simboliche. Insiste un pettegolezzo. Almeno un attore talentuoso, in lista ristretta, sarebbe stato scartato non per mancanza di bravura, ma per il peccato di somigliare troppo, nel tratto o nello stile, a Gökberk YLDRM. Niente echi visivi, si mormorava in sala casting. La produzione tremava all'idea del confronto, desiderosa di evitare che questa avventura nascesse come una costola del passato. La tensione è diventata un personaggio in più. In superficie regna l'etichetta, sotto si agitano correnti capricciose. Fonti anonime tra i tecnici confessano che la pressione esterna sta iniziando a intaccare l'evoluzione creativa. Cemre ci mette l'anima, dice un assistente, protetto dall'anonimato. Merita un ecosistema pulito dai residui emotivi di un capitolo chiuso. Anche il fronte digitale ribolle. Detective improvvisati su Instagram hanno scovato presunti screenshot di chat tra Gökberk e una stylist molto vicina al nuovo cast di Cemre. In quei messaggi, non verificati, l'attore avrebbe lasciato commenti vaghi, quasi direttivi, sull'estetica dei primi look di lei. Che siano autentici o meno, il semplice fatto che circolino racconta quanto il pubblico sia pronto a credere che dietro il sipario qualcuno tiri ancora i fili. La miccia si è allungata quando, in diretta, un navigato cronista di spettacolo ha tentato una spiegazione psicologica. Gökberk è a un bivio emotivo. Vedere Cemre crescere, andare avanti e forse costruire una nuova chimica sullo schermo riapre ferite mai suturate. Il conduttore, però, ha risposto con un taglio netto: il dolore non giustifica l'ingerenza. Lei ha diritto a procedere senza un retrovisore puntato addosso. E mentre la discussione si gonfiava, i protagonisti hanno scelto l'arma di questi tempi, Instagram. Cemre ha rotto il digiuno visivo con un bianco e nero folgorante. Lei guarda fuori da un vetro rigato di pioggia, il volto indecifrabile, con una didascalia essenziale. Il vento non porta via i forti, li sveglia. 12 parole come un manifesto, la tempesta non la affoga, la irrobustisce. La contromossa di Gökberk è stata altrettanto criptica. Senza nomi, ha condiviso una storia, un copione chiuso accanto a un caffè scuro, con la frase: il vero rispetto nasce nell'architettura del silenzio. Gli analisti del gossip hanno letto lì un invito all'eleganza del tacere, una stoccata in diretta a chi parla troppo e capisce poco. Nonostante la burrasca, gli autori della nuova serie di Cemre sembrano tenere la rotta. In un'intervista a una rivista digitale, la caposceneggiatrice ha affermato: la nostra storia ha una voce autonoma. Non verrà modellata dall'argilla delle vite altrui, per quanto intense siano state.
Cemre ha la forza per sostenere questo mondo senza voltarsi. Intanto, nelle giornate di prova, lei entra ed esce dagli studi con cuffie enormi, sguardo fisso in un punto lontano, senza concedere appigli. Ogni suo passo viene ingrandito da migliaia di occhi in attesa di una crepa. Cresce l'aspettativa, e con essa il peso. Restiamo di fronte a un duello silenzioso tra la gravità del passato e la fame di presente. Può Cemre davvero scappare dall'ombra, o questa trama è destinata a tornare come un motivo musicale ossessivo nella sua carriera? Che cosa decidete in questa guerra muta? Siete team proteggi il passato o team lasciala volare? Lo scontro nei commenti sarà rovente, e vogliamo la vostra voce. Se questa immersione vi ha nutrito più di un titolo gridato, lasciate un like, è l'ossigeno di questo spazio. Assicuratevi di essere iscritti per non perdere le nostre analisi. E per chi crede nel giornalismo di intrattenimento fatto con cura e pazienza, c'è sempre il pulsante Ijain. Grazie per aver scelto Segreti Turchi. Alla prossima, e ricordate, le storie vere stanno tra le righe.